d'aprile, un tiepido raggio di sole, frugando nel verde dell'orto trovò una cosina piccina così. Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino, tu come nelle favole sei nata sotto un cavolo, tra ciuffi di prezzemolo sei nata. Tu patati, patata, patati, bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino, in un mattino limpido, coi galli che cantavano e i fiori che sbocciavano, sei noto. Capelli di colore grano e gli occhi di colore celserino, due piccole manine di velluto, in un minuto sei nata tu e patatina come te, bambina piccolina, patatina col naso piccolino, patatino, chi crede nelle favole cercando sotto i cavoli può avere la fortuna di trovare. Svegliati! Siamo arrivati? No, ma stai dormendo. Tesoro, sto dormendo perché sono stanco, Ma se non fai niente tutto il giorno. Come non faccio niente tutto il giorno? Non faccio niente Puppetta, papà lavora. E adesso? Come adesso? Papà lavora. Ma chi è? Quella stronzetta della mamma che mette in giro queste voci? Che ti mette contro? Ah, io con quella donna devo fare un discorso, Dai, tanto a me non importa niente se lavori o no. Puppetta, ricordati, papà lavora. Faccio un lavoro particolare che poi ti spiegherò, ma vedrai che fra 2 giorni, quando sei più grande, capirai da solo, no? C'ho tutta la bocca impastata. Sembra di avere i peli sulla lingua. A te Zaira? No, ma sai perché ce l'hai impastata? No. Perché bevi e giochi a poker e fumi. Scusi, signorina, ma lei per caso è della Digos? Ehi papà, mi racconti una storia? Come quando ero bambina. Sì, come quando eri bambina, che poi magari tua madre... Ah, senti, a proposito, c'è qualcuno che bazzica in casa? Bazzica? Sì, bazzica, qualcuno che va in giro con le mutande, la canottiera, la panza fuori, rotta scoreggia. Un uomo vuoi dire? Brava. No, nessuno. Flatulenza. No. Se lo vedi, avvertire immediatamente. Okay. Pipì. Te fai tanto il duro, ma poi sei una mammoletta. Sono una? Mammoletta. Sono liberi? Buongiorno. Buongiorno. Cosa vuol dire mammoletta? Tutto fumo e niente arrosto. Ah, ecco, perché ai miei tempi mammoletta voleva dire ben altro, Dai, ora, raccontami una storia. No, dai, tesoro, dai. Tra Come un po' una ti volta. sposi. Come una volta. Una storia? Vabbè, una storia allora. Però una bella, Non come quelle tue solite, con le fate focomeliche e i bambini cannibali. Non ho capito. Io ti ho raccontato una favola con le fatte focomeliche, ma quando mai? Sono liberi questi posti? Prego, sì. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Storia? La storia? Ah. Allora, ti racconto la storia. Allora, un giorno c'è un signore, no? Scusate. E incomincia a tossire. Tossisci oggi che tossisci domani. Tossisci che ritossisci. Tossisci che ritossisci.
Chi è? L'azienda Aria, mi apre? Chi? L'azienda Aria, apra per cortesia. Momento! Buongiorno. Lei, signor Reggio? Reggio Giovanni? Sì, mi dica. Le abbiamo staccato l'aria. Come? Le abbiamo staccato l'aria. Lei non ha pagato la bolletta. Guardi qui, vede? Utente moroso, Reggio Giovanni, dal 6,9 al 6,12. Sono 36.200 lire. Mi sarò dimenticato. Già, dite tutti così. Fate sempre i furbi, fate, eh? Cosa dovrei fare, scusi? Devo andare a pagare. Che cosa vuole fare? Non posso pagare adesso. No, signore, ormai abbiamo staccato. E hanno staccato anche alla centrale. Noi non possiamo farci niente. Vada alla centrale dell'azienda dell'aria. Sa dov'è? No? Non è molto lontano. Lei va, paga e loro gliela riallacciano subito. Si ricordi che chiudono a mezzogiorno. Mancano 20 minuti. Ma io soffoco, non... Guardi, firmi qui, che abbiamo fretta, via. Senta, ragioniamo, io le do un po' di più, no? Il doppio. Senta, senta, senta! Oh! Guardi che se corre con la riserva d'aria che ha, ce la fa! Non ha pagato la bolletta.
biglietto ce l'ha? Palazzo dell'aria. Perché ci siamo fermati? Non riesco a capire. Deve essere una manifestazione di negri. Dove vai, barbone? Amen. 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 Di créer la vie, Amen. Di créer la mort. Amen. Que soit loué. Amen. Que soit loué. Zaga, zaga. Zaga. Zaga, zaga. Zaga. Zaga, zaga. Zaga. Zaga, zaga.
dire che si sente. Siete in ritardo. Via, via, tutti quanti. Fuori. Fuori adesso. Non potete entrare, troppo tardi. Abbiamo già chiuso. Fuori tutti. Fuori, via. Faccio fino al quinto oggi, poi si chiude. A me, in fondo, cosa me ne frega? Avanti, forza, su, su. Dica? Non va mica bene, sa. Manca il timbro. Ah, no, no, eccolo, eccolo. Allora sono 37.500 più IVA più interessi di mora fanno 49.200. Le 200 non ce l'ha? Le 200 lire non ce l'ha? Mario? Ciao. Mi mandi l'aria al 4572 per piacere? Mm? Sì. Dove mangi? Mhm. Sì, sì. Sì, va bene. Va bene. No, adesso non... No, sì, va bene. Grazie, ciao.
Ma le sembra una storia da raccontare a una ragazzina? No? Perché? A me sembrava bellissima. Ah, ma non ci fate caso, mio papà è un po'... però è bravo, eh. Ah, beh, meno male, grazie. Adesso papà ha un'altra storia, dai, un po' meno angosciosa. Buongiorno. Biglietti, per favore. Scusi, Prego, prego. ce l'ho, ma... L'ho dato a te per caso? No? Sicura? Ce l'ha o non ce l'ha? No, ce l'ho, guarda. Grazie. Scusi, ci conosciamo? Noi non ci siamo già incontrati da qualche parte? Non mi pare proprio. Sei sempre il solito, papà? Cosa sono sempre il solito? Pensavo l'avessi te, invece ce l'avevo io. Beh, è un dramma, no? Facciamo un dramma anche di questo? Mi sembri tua mamma. Porca miseria. Aia! E non dormire! Ma mi hai fatto male. E tu non dormire. Storia. Storia, un'altra storia. Ne racconti un'altra. Ci si mette anche lei adesso, signora? Ma le racconta benissimo. Dai, papà, ti faccio bere un whisky alla stazione. Sì, whiskino. Tanto il viaggio è lungo. Vabbè, allora grande richiesta, a questo punto racconterò la storia. Anche lei si consocia con loro? No, lei rimane neutro. Va bene. Storia. C'è una donna single. Si dice single? Sì. Single. Sola? Sola. Sola che ti risola, sola che ti risola, sola che ti risola. Intanto dilaga la guerriglia etnica. Ieri una casalinga azerbaigiana ha ucciso a padellate la sua vicina armena con la scusa che l'odore della minestra di cavoli era troppo forte e arrivava a casa sua. Mentre oggi 2 bambini georgiani sono stati visti giocarsi la testa di un bambino musulmano a figurine. La società coercitiva, che le impedisce di esprimersi in altri modi? Sì, sta società del merda. Certo, questa è una società del merda. Comunque io, come mi capita davanti un laziale, lo sputello, Facciamo sputellare un paio. Franca, sono io. Ah, buongiorno, dottore. Tutto bene? Sì, sono appena arrivata. Tutto a posto. Ah, bene. Senta, ho un problema. Domani dovrebbe venire ancora in ufficio. Domani? Sì, lo so, è domenica, ma lunedì mi arrivano i vice president da Hamburgo e lei deve finire di battermi la relazione in inglese. Va bene. Domattina 8:30 allora? Sì, 8:30, d'accordo, dottore. Ok, la saluto. Buongiorno, dottore. Pronto? Ciao Marina, sono Franca. Franca chi? Ah, ciao Franca, scusami. Senti, non è che potresti chiamarmi un altro giorno che sto scappando. Ho il corso di pensiero positivo. Mi devi dire qualcosa di importante? No, volevo solo sapere cosa facevi questo pomeriggio. Guarda, devo scappare e richiamami la prossima settimana, Ciao. Operazione anticrisi. A chi compra una cravatta, un abito da uomo in omaggio.
Accanto all'operazione anticrisi scatta l'operazione ripresa. Festeggiamo con grandi sconti e facilitazioni per tutti i disoccupati. Straordinari saldi in tutti i reparti. Saldi uomini, l'uomo dei tuoi sogni in offerta speciale. Vuoi fare un weekendino con me a Madrid o mangiare una ragosta in Kenya? Lascia stare sti borghesi di merda, prendi me. Tu lo sai cos'è la realtà virtuale? Hai mai visto i film di Romer? Io ho fatto la campagna del Barlotto del Kansas. Molto lieto. Cavalier Sabioni. Prenda questo. È senza conservanti, non fa male. Va bene, lo prendo. Dai, vai, su, la signora ti vuole. Vieni. Come ti chiami? Beh, potresti almeno dirmi come ti chiami, no? Mamma. Cos'hai lì? Cioccolatini? Ti piacciono i cioccolatini? Tenero. Dai, su. Ecco. Vado a chiudere la porta. Bello. Sei proprio un tenerone, eh? Bello. Sono proprio contenta di averti preso. Mi hai fatto tornare in buon umore, tenero. Dai, vieni su. Sì. Sì, sì. Mettiti sul divano, comodo. Lì, lì. Dai, bravo. Sì. Metto la spesa in frigo solo da te, eh? Arrivo, Abbi pazienza, tenero. Tenero? Sei ancora lì?
fastidio? Non deve aver paura, un tenerone anche lui. Eccomi. Allora me lo vuoi dire come ti chiami? Ma... Eh? Gigi. Gigi. È bello come nome Gigi. Io Franca. Oh. Che cos'hai? Ma che cosa ho? Ma toglitelo, tenero, sei ridicolo. Ma dai, poi sei molto più carino senza. Tenero. Ma dove vai? Ma dove vai? Ma cosa fai? Ma cos'è sta storia? Mentre invece se voi acquistate un organo, un cuore, un pancreas, un rene, una cornea dalla società intermediazione organi, voi avete la certezza, cosa dico la certezza? Voi avete la garanzia scritta, signori, la garanzia scritta che entrate in possesso di un organo sano, nuovo, fresco, un organo perfettamente controllato, un usato sicuro, signori. Oscar, il nostro amico Oscar, un individuo sano, un individuo, lo vedete, perfetto, un individuo perfetto. Che cosa fa? Che vende il suo organo, signori, di mediazione organi, e lo vende, signori, e lo vende convinto. Questo individuo vispo, vedete, allegro, di buon umore, un individuo perfetto, non si vede a occhio nudo, vuole indietro il suo organo, no? No! Alcuni che posso illustrare? Sì, certo. La ringrazio. Dunque, più 35% nel numero delle conversioni nei paesi del terzo mondo. E questo grazie alla campagna sociale Ti do una bistecca, dammi l'anima. Un evento in collaborazione con... Cazzo! È inquadrato, sì, fammi un primo piano, guarda. Un rene che chiunque vorrebbe avere, ma no! Ah, bellissimo. E adesso prendete 2 arance dal frigo, mettetele sul piccolo altarino che avete costruito, inginocchiatevi e cantate assieme a me rivolti al Buddha. Tenero! Namio Rengekyo, Namio Rengekyo, Namio Rengekyo, Namio Rengekyo, Tenero! Namio Rengekyo, Namio Rengekyo, Namio Rengekyo, Namio Rengekyo, Namio Rengekyo, Namio Rengekyo. Ti piace adesso? Ti passerà la luna storta? Oggi bisogna brindare. Opla. Ecco fatto. Facciamo un cincino al nostro incontro? Non bevi? Sei proprio un bel tipo, sai? Lo sai che sei bella. Allora parli. E dici anche delle frasi intere, Gigi. Ah, scusami per prima. Perché è una delle prime volte. Ti capisco. Ti capisco, vieni con me. Andiamo di là.
Dove? Vieni di là con me. Vieni. Dove? Sì, vieni di là. Scusa, non sono abituata a portare queste scarpe. Davvero è la prima volta? Per me sì. No, non proprio la prima volta. La prima volta no, ma è da un po' di tempo che mi sento un po' strano, ecco. All'inizio è anche divertente, anche se ti fanno mettere il parrucchino e portare questa scatola di cioccolatino. Perché da un po'... si incontra certa gente. E io? Io come ti sembro? Tu? Mi pare che con te si possa parlare, ecco. Non credevo che tu volessi parlare. Beh, anche parlare è bello. Poi, cosa credi? Non ti ho mica scelto a caso, sai? Quando ti ho visto al supermercato, ho sentito una cosa dentro. Cosa? Come una specie di scintilla. Io non mi ritrovo più. Come non ti ritrovi più? Non mi ritrovo più, non so. Mi sembra che gli altri siano tutti diversi. Magari sono io che sono cambiato, non so. Sei in crisi? Forse. Chiamiamola crisi. Un uomo in crisi. Oh, povero tenerone mio! Oh, povero, vieni qui! No, perché? Ma vieni qua, sì, io come no, ma vieni, ma scusa, adesso basta, mi sono stufata. No, ma vieni qui. T'ho detto, ma cos'è sta storia adesso? Vieni qui! No! Vieni un po' qua. Fa vedere? No. Fa vedere. No. Ho detto, No. fammi vedere! No. T'ho detto di farmi vedere! No. Ma sei scaduto! Hai cancellato la data, sei scaduto! Allora sei avariato, fai schifo, fai! Ma perché io non devo essere così sfortunata? Ma perché? Io non lo so! Ma che cioccolatini! Senta, l'ufficio reclami. Primo piano le scale. Come? Primo piano le scale! Grazie! Signora, noi siamo una ditta seria, lei non può accusarci di questo. Mi dispiace. Un momento, sto parlando con la signora. Non me ne importa niente. Voi non controllate la merce che arriva al mattino? Come no, noi sì? No, invece no, perché quest'uomo è scaduto. Scaduto? No, è impossibile, non... Beh, però in effetti a guardarlo non sembra che stia benissimo. Invece è scaduto e non so neanche da quanto tempo. Qua.
Vediamo. Ha ragione, ma che strano, deve avere saltato qualche controllo. Un momento. Sezione merce avariata? Hai reclami? Un attimo. Ah, è lui. Via. Dove lo portano? Il terzo mondo è scaduto. Come? Nel terzo mondo? No, aspettate un attimo. Un attimo. Signora? Il tagliando per cambiarlo. No, grazie. Pronto? Pronto? Scusi, nel terzo mondo dove? Nel Ruanda. In Ruanda? Ha ascoltato anche lui, eh? Sì, nel Ruanda. Permesso? C'è posto? Grazie. Meno male, c'è un tale caos qui. Bambini, qui. Oh, scusi. Carlo, te l'avevo detto che bisognava prendere il pendolino. No? Cara, ma come facevamo? Oh, scusi. E come facevamo? Siamo uno sopra l'altro, guarda qui. Ma non così, ma dai, Carlo. Guarda, così sta bene. Oh, scusi. Vieni qua, papà, su. Vieni qua. Madonna, quanto mangia questo. Panini, bibite. Panini, bibite. Scusi, senta, qualcosa di alcolico? Niente di alcolico. Un amaro, un cinaro. Non ce le fanno tenere nel treno. Uno strega. Niente. Però tengo una decina di swatch originali. No, guardate che senza swatch oggi non si tiene giù. Non mi interessa. E tengo pure qualche piccola bottiglietta di stock 84. Me ne dia una decina. Papà. Ce ne ho soltanto 3. Mie. Quanto? 10. Dare. Avere. Buongiorno. A lei. Panini, bibite. Panini. Ai. Alla mamma. Papà, quando fai così ti odio. Non ci sono più i peli sulla lingua. Dai, pupetta, su. Ti racconto un'altra storia, vuoi? Vabbè, però una normale, non sempre le stesse racconti, una normale. Cambia un po'. Sì, una storia normale. D'accordo. Allora, storia. C'erano una volta 2 famigliuole, normali, come dici tu, che vivevano dove? Nello stesso palazzo, sì, una di fronte all'altra. Un bel giorno. Luna que te quiebra sobre las tinieblas de mi soledad, ¿a dónde vas? Dile que esta noche yo me voy de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya. Deborah, dov'è il telecomando?
Uganda sta per essere imbarcato in queste ore per il Kenya su un C-130 dell'aeronautica. Da ieri è in atto un ponte aereo che ha già soccorso centinaia di cittadini europei in fuga dallo Stato africano. Ce la farà. E ora vogliamo accontentarla. Chi? Tua nonna. La parte di Beth Logan è ora interpretata da Nancy Barnett. Salve, signora Logan. No. Oh no, molto bene, no. Dove sta? Sotto il divano? Oh, c'è che caldo. Ma come fai a resistere? Il riscaldamento si è rotto. No, Stefani. Un'altra volta? Non Ma voglio. porca puttanazza, figlia cazzo. Una volta il riscaldamento, una volta la luce, una volta l'acqua. Però alla fine del mese ti vogliono sempre i soldi. Porca puttanazza. Almeno apri la finestra, apri. Allora risponderei domani a piano, mi raccomando state attenti. Quella la voglio bene qua, grazie. Attenzione. Teresa, vieni a vedere. Aspetta. Ah, ma allora era lei. Lei chi? America, andava a letto col cognato, Callaghan. Ma che puttana. Vieni a vedere, Teresa. Aspetta! E vieni a vedere! Cosa c'è? Ma sì, sono quelli nuovi. Sono pieni di soldi, Guarda com'è vestita quella. Arrivano qua loro, belli belli, aprono il portafoglio, comprano tutto. E noi che siamo qua da 20 anni ci sbattono fuori i calci nel culo. C'è George. C'è George. George chi? George, stai zitto. Se la metti su questo piano è stato anche il figlio Oh, che ci siamo da mangiare cosa c'è? Frittata. Ah, c'è ancora? Ma se c'era ieri sera la frittata. E allora ieri era con le cipolle. Ah, beh, allora. E siamo rimasti insieme solo. Vedo. Non vogliate studiare mai, Ormai solo poker. Dammi i soldi. Il solito culo. Vuoi vedere? Oh, scemo. Scommetto che hai chiesto 3 carte, ma chiedine una, no? Ma cosa fumi? Ma è di cicca. Di cicca. Fa vedere. La mangio io, la mangio. Cos'è? Ma cosa avete fatto, imbecilli? Scusi, signor, mi sono scivolato. Ma come scusi? Ma dove ce l'ha la testa lei? Ma lo sai che questo vaso costa milioni? Scusi, mica sto fatto apposta. Ah, non ha fatto apposta, ma io ve lo metto in conto, altro che. Sto pure tagliato. Questi? Carlo? Carlo? Arrivo. Che è stato? Hanno rotto qualcosa? Vieni un po' a vedere. L'hanno rovinata, me l'hanno. Non mi casca più bene, guarda un po' qua. Vieni a vedere cosa continui a specchiarti, su. Ecco, mi arrivo. Vieni. Che hanno rotto? Guarda. Mi pareva proprio quello. Carlo, guarda un po'. Quei pezzenti, ma che vogliono? E che? Gregorio, Martina, forza dentro, su. Buongiorno. Cosa vuoi? Vieni via. E dai. Ma hai visto che facce? Ma che volevano? Non hanno mai visto un trasloco? Virginia, lascia perdere. Non hai visto che razza di pezzentoni sono? Col trestolo del pappagallo, per piacere, venite di qua che lo mettiamo nell'angolo. Oh, ma che caldo che fa in questa casa. Carlo, ma hai sentito che caldo che fa? Ma è normale, Ah, tesoro, mi ero dimenticato. Ho parlato col custode. Dice che si è rotta la caldaia del riscaldamento centrale, va al massimo. E ci vorrà qualche giorno. Ma in tutto il palazzo? Tutto il palazzo. Ecco, ci voleva anche questa. E che? Teniamo un po' aperte le finestre. Oh, niente, Questa patella proprio non casca. Eh sì, teniamo aperte le finestre così quegli straccioni guardano dentro e vedono tutto quello che facciamo. Bambini, a che giocate? Torturation. Torturation. E che? Tu fai un prigioniero, o negro o cinese. Poi lo torturi un po'.
Prima gli tagli una mano, poi gli cavi gli occhi e chi lo fa soffrire più a lungo prima della morte vince. Dai! Ah, interessante. Spostati un poco che voglio vedere il telegiornale. Vai, spezzalelo. Sulle colline intorno a Sarajevo sono ora cessati i combattimenti. L'ultimo pesante bombardamento la città l'ha subito tra le 9:30 e le 10 di questa mattina. La nostra autovettura, pochi minuti dopo, si è dovuta arrestare davanti a questo orrendo scempio. Que te quiebra sobre las tinieblas de mi corazón. ¿A dónde vas? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya. Hoy Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muscoli, forte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gamba su. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muscoli. Oh, che sopra, Allora? Ma allora che? Allora niente così, cioè io c'ho fame, E beh, e allora non ci sono le uova sode di là? Ostia, le uova, capirai. Non so, 2 tagliatelle, qualcosina, mai, Oh, stamattina ho beccato la stronzetta che guardava dentro casa. Che stronzetta? Quella lì davanti, la nuova. Ero lì che passavo lo straccio, a un certo punto mi volto e me la vedo lì davanti che guarda dentro. Ma cosa voleva? E che ne so? Ma non possono fare i casi suoi? Tesoro, indovina? Cosa? Abbiamo fregato i giapponesi. Un progettino da 3 miliardini. 3. Questa mania che hai di parlare di soldi davanti alla servitù. Oggi il maratoneta ha sputato, Eh sì, a fotocopia. Ma non ho capito, mo questo apparecchio devi tenerlo anche di giorno. No, è che ogni tanto me lo scordo. E tesoro, mi pare che la casa ormai è tutta a posto. A parte questi maledetti termosifoni. Ormai è primavera, ma perché non li staccano del tutto e buonanotte? Virginia, questa è gente del nord. E qua siamo. E le tende? Se non arrivano le tende è un guaio. Ma lo sai che stamattina quella lì davanti stava di nuovo guardando dentro? Ancora? Stavo studiando canto. E lei era lì insieme alla bambina con quelle facce da impunite che si ritrovano. E stavano lì e guardavano quello che facevo. Voglio sapere questi che vogliono. Che vogliono, voglio sapere. Mica male la nordica. Ma va, fermo. Ce n'è di posta? No! La Madonna, questo chi è? Contro la capitale bosniaca.
Si torna dunque a contare le vittime. Solo oggi 12 morti, tra cui donne e bambini, e 24 feriti. Gesù, che barbari. Si ammazzano come mosche. No. E pensate che sono appena qui dietro all'angolo. Le stesse dove l'estate scorsa i soldati di Carabia furono costretti Bambini, la piantate di fare i cretini. Forza a letto, su, cammina. Sparite? Sparite! Festa stasera, eh? Che festa? Dei pezzenti. Sarà il compleanno di uno di quei mostriciattoli. Oh, ma lo sai che lei non fa niente tutto il giorno? È lì che ciabatta per casa, fuma sigarette e guarda la televisione sdraiata sul divano. Lei? Perché tu pensi che lui invece è? Lui lavorerà. Ma chi ma quello? Ma figurati. Quello sarà come minimo un baby pensionato dello Stato. Magari con quella faccia che si ritrova va a rapinare pure le banche. Insomma, dai, ma non è che te, dai. Oh, ma smettila. Basta! Deborah. Bella vita quella stronzetta lì, eh? Chi? Quella là. Cucinare non cucina. Pulire, figuriamoci, sta tutto il giorno in bagno a cantare. E canta anche. Sapesse cantare almeno. Canta meglio il pappagallo di lei. Basta! Oh, mi sa che sono anche terroni, eh? Ma va? Quella macchina blu, quella lì sotto parcheggiata, un Mercedes. È tagliata a Napoli? Ah, sono terroni allora. Papà, Oh, sai che anche a scuola ci sono i terroni? ancora per poco, eh? Salud, compadre. Che bella figlia. Guarda, arrivano. Terroni, 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 terroni. Ciao bambini, ciao tesoro. Carlo, senti un po'. Dimmi, Ascolta, lo sai cosa è successo oggi? cos'è successo? I figli dei pezzenti. Si sono messi a gridare ai bambini, terroni, terroni. Ma che dici? Stamattina nel cortile stavano rientrando dalla scuola e si sono messi a gridargli dietro. Terroni, 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 terroni. Scappa! Mamma! Scappa, scappa! Vedere? Ai, aspetta. Ma stai fermo, su, dai che non è niente. Sti terroni! Migliaia di persone moriranno di freddo e di fame. Strage nell'isola di Sri Lanka. Almeno 180 soldati sono stati uccisi durante un massiccio attacco Figlio? sferrato dai guerriglieri separatisti Vieni un tamil. po' qua a vedere sto figlio, va? Ribelli hanno assaltato il campo. Ma cosa ha combinato? C'ha tutto il naso gonfio? Cos'è stato? I figli dei terroni. I terroni? Era lì in cortile che giocava. A un certo punto è arrivato quello e gli ha dato un cazzotto. Come un cazzotto? Ma pur casa, puttanassa, vieni a casa. Che fai, Però ti fa? E te sei stato lì a prendere le patacche? Ma mi è saltato addosso! Come addosso? E che dovevo fare? Ma li dovevi dare, no? Puttana. Questo che? Papà, anche la mia. Ah, tutte e due, eh?
preso! Vai, aiutami! Dai, aiutami! Adesso siamo quasi arrivati, dai! Ecco qua! È qui! Zitta! 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 Martina! Oh mio Dio, Carlo, corri! Guarda, guarda Martina! Oh Gesù, ma che è stato? Quelli là! Quelli là chi? Quelli! Oh Madonna, ma che t'hanno fatto sti delinquenti? Ah sì? Allora adesso vi faccio vedere io. Ma Carlo, ti prego, guarda! Ha le manette! E togligliele. Ma come si fa? Non ho le chiavi! Sono di plastica, tagliale. Pronto? C'è l'avvocato Bragiocchi, per favore. Avvocato, credetemi, è stata una scena di una violenza tremenda. Ma, caro architetto, cosa vuole che le dica? Per me qui non ci sono ancora gli estremi per una denuncia. Forse basterebbe impaurirli. Sì, ma come? Non so. Perché non si prende una pistola, per esempio? Niente meno. Come una pistola? Una scacciacani, volete dire? No, una pistola vera, un piccolo revolver. Certo, non deve tirargli addosso. Ve lo faccio vedere. Verrà come si spaventerà lui e la sua piccola famigliola. Ma, avvocato, scusate, per questa pistola ci vorrà una licenza, No, qualcosa? no, lasci stare licenze, denunce, non è il caso. Gliela procuro io. Incontrano di nuovo le opposte fazioni, gli Abghl e gli Abgal, e i caschi Cosa delle c'è? Nazioni Unite stanno a guardare, protetti dai sacchi Come di sabbia niente? dei loro Niente. Un contingente di pace che evidentemente non sa più che fare, non sa più come muoversi, e almeno a Mogadiscio ha perso la bussola. Primo? Sono Tidio. Sì. Sì, senti Primo, ascoltami. Senti, tu non conosci qualcuno che mi possa trovare una pistola? Sì, una pistola, una pistola. Qui teniamo tutto quello che volete voi. Roba americana, roba russa, Kalashnikov, bomba di carta. No, no, io ho una pistola. Semplicemente una pistola. Pistola. Gaetano! Che c'è? Portami uno di queste qua. Ma qual è il file? E chi sto qua, oi? Vabbè. Ma ditemi una cosa, ma a cosa vi serve? Fare una rapinetta? No, che rapinetta? Era per fargli paura. Ah, semplicemente per far paura. E allora faccio io il vostro caso. Una cosa americana, molto leggera. Guardate. Prendete. Ma avete mai sparato? No. Datemela a me, va? Vi faccio vedere io come si spara. That's right. This is attempted murder. Now they're checking his gas tank. And boy, if they set that gas tank, well, unbelievable. South Central Los Angeles, we're seeing a dark day here in Los Angeles.
Vedete, è il camionista, un camionista bianco, viene tirato fuori dal suo camion, è picchiato selvaggiamente, si salverà per miracolo, viene bastonato a sangue e rapinato da un gruppo di neri. Ma porca d'una Eva, io divento matta con questo pappagallo di merda. Attilio, fai qualcosa, no? Fai qualcosa. Faccio qualcosa. Ma sì che faccio qualcosa. Dai. Adesso faccio qualcosa, faccio. Che venga un colpo mure. Casa, puttana, famiglia, casa. Papà, ma è morto? Ma è sangue. Stupefacente. Caro architetto, ci penso io. Non ho avuto tempo di cucinare. Sfocia in una terribile sparatoria. 15 sono rimasti feriti. Ha tirato il gatto! In Sarajevo in totale ieri ci sarebbero stati almeno 8 morti e 50 feriti. Una cambialetta e vi passa la paura. Tony, ma questo è il solito caviale? Sì, signora. Certo, signora. Ma figure. Bel colpo, Attilio. Uè, dammi una mano, che pensa? In Haiti, things often fall on the markets and in diplomacy. Now there could be a breakthrough to get the Gaulle's negotiating process moving again. Economic commander. Dai, allora, basta! Che cazzo, basta! Metti il cassetto! Momento, non fare l'invasata adesso. Imbatte nella disperazione di chi ha perso tutto, quasi dietro ogni muro. Eppure c'è chi afferma, come quest'uomo, che più importante di tutto è che lo salva la vita. Teresa! Non si chiude questa! Malato qua! Toto! Tira avanti quello! Allora, basta! Il turno delle forze musulmane, che comunque non è stato confermato, potrebbe essere avvenuto anche altrove, ma qui ne hanno pagato le conseguenze. Oggi i bombardieri della NATO hanno sorvolato più volte Sarajevo. Oltre ai semplici cittadini, anche le organizzazioni umanitarie si affrettano ad abbandonare il paese dilaniato dalla guerra civile. Oggi anche i rappresentanti della Croce Stai giù, non ti muovere! Luna que te quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. Sbarcato in queste ore per il Kenya su un C-130 dell'aeronautica. Da ieri è in atto un ponte aereo che ha già soccorso centinaia di cittadini europei in fuga dallo Stato africano e solo Aia, porca Eva. No, questo! Sta bassa te. No! Meno finite. Le palottole, dai! Sti terroni di merda.
Adonde va? Ditemi che devo fare, avvocato. Secondo me, spaventarli una volta per tutte. E come? Guardi, oggi come oggi, non ha che l'imbarazzo della scelta. Il mercato, diciamo così, è florido. Lasci fare a me. E chi lo muove te un carro armato tutta la giornata nel cortile? Sì. E voi sapete che dovete fare? Secondo me, per una questione di sicurezza, prima di tutto mi firmate un paio di cambialette. E poi vi comprate una di queste bombette atomiche, sono piccoline, roba buona, roba russa. E con la fame che tengono i russi, questi ce le buttano appresso. E voi ve la tenete là. Tranquillo, però non dovete mica sparare. No. Soltanto per far paura. Senti, tuona. Oh, bisogna sbrigarsi, sai, ormai piove. Nonna, un fungo! Raccoglilo, amore, raccoglilo. Ma è grande! Appunto, raccoglilo, stasera lo mettiamo in padella. Bella, eh? La bomba atomica. Ma quale bomba atomica? Ma non esageriamo, ma che razza di storia ci viene a raccontare lei? Ma cos'è, ubriaco? Scusi, ma a me mi fa venire un'agitazione tale... Per forza, ma ci sono anche dei bambini. Sono le qua, vampate! scusi, oh. Lascia perdere, ma che vampate? È una storiella, dai. No, mica tanto una storiella. Ma anche lei, ma stia buona, guardi, stia calma lei. Caro, oh. mi prendi il beauty? Ma guardate che può succedere, è una cosa possibilissima. Ma stia buona lei, che fa tanto la Santarellina. Santarellina sarà sua Questa sorella, è l'Italia. Pupetta, stiamo arrivando. Asesinos! Dai, su, scendete che avete rotto abbastanza. Su. Papà, ma dove siamo? Boh.
Ma cos'è questa? Un'altra delle sue storie? All'alba d'un giorno d'aprile, un tiepido raggio di sole, frugando nel verde dell'orto, trovò una cosina piccina così. Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino, tu come nelle favole sei nata sotto un cavolo, tra ciuffi di prezzemolo sei nata. Tu patati, patata, patatina, bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino, in un mattino limpido, coi galli che cantavano e i fiori che sbocciavano sei nata. Capelli di colore grano e gli occhi di colore celserino, due piccole manine di velluto, in un minuto sei nata tu e patatina come te. Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatino, chi crede nelle favole, cercando sotto i cavoli, può avere la fortuna di trovare. Patati, patata, patatina come te.